Italiano con Eli. Nel video di oggi parleremo di pronuncia di 5 nomi italiani. Sono nomi maschili che creano un po' di difficoltà agli studenti che imparano l'italiano. Vedremo la pronuncia e poi vi parlerò per ogni nome di una personalità molto nota in Italia. Cominciamo! Il primo nome è Giuseppe. Ripeto, Giuseppe. Guardate come si scrive. La difficoltà sta nelle prime 3 lettere della parola, di questo nome, G-I-U, ricordate che in italiano si pronuncia sempre giù, giù, e poi c'è il problema della doppia P, problema tra virgolette naturalmente, però so che le doppie consonanti creano sempre molta difficoltà. Allora, il segreto è fare una breve pausa, ci fermiamo all'interno della parola. Diciamo pertanto Giuseppe, Giuseppe. Per esempio come Giuseppe Verdi, che immagino conosciate. Giuseppe Verdi è stato uno dei più grandi compositori di opere liriche ed è molto conosciuto per esempio per aver composto la Traviata, che è la mia opera preferita, che non si sa per quale motivo è conosciuta per l'aria Libiamo nei lieti calici, che a me non piace perché secondo me in tutta l'opera ci sono arie che sono molto più belle, come per esempio Pura siccome un angelo, che a me piace veramente tanto. Il mio consiglio, prendete nota, è quello di andare all'Arena di Verona in estate a vedere l'opera della Traviata. Secondo nome, Francesco. Francesco. Attenzione che C più E in italiano si legge ce. Francesco. Come per esempio un giocatore di calcio molto noto, Francesco Totti, giocatore della Lazio. Terzo nome, Giorgio. Ripeto, Giorgio. Attenzione, G-I-O si legge Gio, pertanto Giorgio, come per esempio Giorgio Armani, chi non lo conosce, uno dei più grandi stilisti italiani. Numero 4, il nome è Giovanni. Giovanni, anche qui attenzione all'inizio, la prima parte si pronuncia Gio, e poi c'è la doppia N. La doppia N deve essere pronunciata in modo più rafforzato che non una N da sola. Ecco perché dobbiamo un po' allungare la pronuncia di questa N e diventa Giovanni. Giovanni. Come per esempio Giovanni Falcone, che è stato un importante magistrato italiano, vittima della mafia, perché fu ucciso nel 1992. Se andate a Palermo, il mio consiglio è quello di visitare la chiesa di San Domenico, che si trova proprio in centro alla città ed è molto vicina tra l'altro alla Vucciria, che vi consiglio anche di visitare. Ebbene, in questa chiesa potete trovare la tomba di Giovanni Falcone. Quinto e ultimo nome è quello di Giacomo. Giacomo, G-I-A si pronuncia già. Giacomo, come per esempio Giacomo Leopardi, che è stato il massimo poeta dell'Ottocento italiano. Prendete nota, se volete conoscere la vita di questo scrittore, di questo poeta, una vita difficile, una vita molto travagliata, ma molto interessante, potete vedere un film di Mario Martone del 2014 che si chiama Il giovane favoloso. Pensate che quando io sento il nome di Leopardi immediatamente penso ad una cosa ed è al fatto che Leopardi trascorse 7 anni di studio matto e disperatissimo nella biblioteca paterna. Vi consiglio di cuore di vedere questo film.
Spero che questo breve video sia servito a due cose. Da un lato a insegnarvi la corretta pronuncia di 5 nomi italiani e dall'altra a farvi conoscere un po' di più la cultura del mio paese. Come sempre attendo i vostri commenti, mi farebbe piacere sapere se questo video vi è piaciuto o se ci sono altri nomi che vi creano delle difficoltà. Mi potete contattare qua sotto nello spazio riservato ai commenti o mi potete anche contattare su Facebook. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ma Totti giocava nella Lazio o forse nella Roma? Che mi sia sbagliata? Boh.